Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questo flight controller specifico per droni FPV. Si tratta del Flyduino KISS FC V2, se volete acquistarlo vi lascio il link in descrizione. Questo flight controller è molto completo e performante, vediamo ora le caratteristiche principali. Il processore è un F7 che ci garantisce un'elevata capacità di calcolo, gestendo tutti gli algoritmi in maniera più efficace del vecchio processore F3. Il giroscopio è un MPU 6000, molto comune e utilizzato in tantissime schede. È posizionato al centro per lavorare in maniera più precisa perché in questa posizione è meno soggetto alle oscillazioni. La KISS V2 può essere collegata direttamente all'iPod da 2 a 6S. I pad per l'alimentazione sono qui sulla sinistra. Le porte UART sono 5 in totale, una delle quali in condivisione con la porta USB, quindi quelle realmente utilizzabili sono 4. Gli input per gli ESC sono 6, quindi con questo flight controller è possibile costruire fino a un esacottero. Troviamo anche il pad TLM per sfruttare un'eventuale telemetria degli ESC. Per quanto riguarda l'aggiornamento degli ESC, con questa scheda è possibile aggiornare solo quelli KISS, mentre per i BLL è necessario un flight controller con Betaflight. Se non avete un flight controller Betaflight potete aggiornare gli ESC BLL con un Arduino Nano. Questa è la soluzione più semplice ed economica, trovate il mio tutorial su come fare cliccando la scheda in alto a destra. Sotto la porta USB abbiamo i pad per collegare un buzzer, mentre qui al centro troviamo il pad per collegare una striscia LED. Su questo lato notiamo questo grosso pulsante, si tratta del tasto reset e serve per forzare il bootloader in caso di problemi. Nella scheda notiamo questi 3 connettori JST che possono essere usati ad esempio con la Mr. Steel PDB per creare una build molto pulita. In questo connettore JST troviamo i 4 cavi segnale relativi agli ESC, mentre in questi due troviamo la UART 1 e la UART 3. Nei 4 lati sono disposti 4 LED che si illuminano quando il flight controller viene connesso al cavo USB o alla batteria LiPo. La ricevente andrà collegata in questi pad. Infatti abbiamo la terra, i 5 o 3.3 volt e la UART per il cavo segnale. Un'eventuale telemetria andrà collegata in questo pad. Il processore F7 non ha problemi con l'inversione del segnale, quindi potremo collegare una ricevente FrSky con telemetria senza particolari accorgimenti. I protocolli supportati sono il PPM o quelli seriali, il PWM non è supportato. In conclusione possiamo dire che questo è uno dei flight controller più performanti del momento ed è apprezzato da tantissimi piloti per le performance di volo. L'ecosistema KISS si pone come alternativa a Betaflight, infatti per la configurazione dobbiamo usare un'interfaccia diversa chiamata KISS GUI, che rende la configurazione della scheda molto semplice. Questo in linea con il motto di Flyduino Keep It Super Simple. Il processore F7 è estremamente performante e garantisce ampi margini di miglioramento per il futuro. Come contro non abbiamo l'OSD integrato, manca anche una memoria flash o uno slot per le microSD per il log della black box, caratteristiche che possiamo considerare uno standard nelle schede basate su Betaflight. Anche il prezzo della KISS V2 è più elevato delle schede compatibili con Betaflight, fattore da tenere in considerazione se volete acquistarne una. Questa era la mia recensione della KISS V2. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.